I like listening to lots of tribal music. And I like listening to people in the street when I'm walking down there, you know. So it's not so much particular bands as just the whole lot of it out there. You know, on the internet you get everything all the time. So and then you might even forget the people's names. It doesn't matter. The music is there. Non c'è un artista in particolare. A lui piacciono alcuni artisti rap perché trova che ci siano delle linee di basso molto interessanti. E poi anche semplicemente musicisti di strada. Quindi nessuno in particolare, ma tutto un movimento di musicisti di strada fondamentalmente. Ok, one moment. We didn't introduce Robin O'Keefe. L'abbiamo introdotto. Now, the drummer. Some people think he's the drummer, but he does an amazing kick. Yeah, are we going to make him do it? Yeah. Would you like him to do his amazing kick? Give him the microphone, Kevin. Thank you. And Robin O'Keefe. And this here, last but not least, is Angel Fallon, who is a musician. Some people just say, well, she's actually a dancer. But in my mind, dancers are musicians. So this is our beautiful dancer, Angel. Angel è la danzatrice, però nella sua mente non è semplicemente una danzatrice, cioè danzare significa essere un artista, fare comunque musica in qualche maniera. Il fatto che abbia citato il rap o comunque musicisti di strada è perché sempre è la performance nel suo complesso che attira Arthur e non l'aspetto puramente musicale, diciamo. You spoke about street musicians. That's because you think that the performance is really the heart of the music that is in your mind. Is it? Now it's clear. Performance is very exciting and brings new ideas always. Picture, please, the picture. Avete capito, mi sembra. Yeah. Recording is one thing, and you can. I've done 2 albums that are just improvised from the beginning to the end, and that's a very nice thing to do. But performance is always different, depending on the energy of the crowd, the kind of room, the ability of the sound men, and how many hours last night the band were drinking. It's always a different, and that's where you actually meet the audience in a very open situation. And that's when the energy really flows. Ovviamente la performance è importante, ma anche registrare un disco naturalmente, perché è tutta un'esperienza particolare, include varie esperienze, dipende anche da quanto hai bevuto, insomma ci sono vari fattori che fanno parte del processo di realizzazione comunque di un disco, che anche quello poi coinvolge il pubblico in un'altra maniera, insomma. Certo, quindi infatti la domanda sarebbe stata quella se nel disco mancasse qualcosa di quello che lui vuole comunicare nella musica, ma è un'esperienza diversa, is a different experience. Volevo chiedere ad Arthur Brown una domanda relativa al corpse paint, se da quando è nato ad adesso è cambiata l'idea che lui, diciamo, la concezione che lui, l'importanza che lui dà al corpse paint. You've always used the corpse paint, face painting. Is it changing in any way your approach to it, or the meaning of the makeup that you use? Yeah, the original corpse paint was taken, really the ideas from pagan and medieval to illustrate the kind of things that I was singing about. The modern band, we also use makeup, but it's a different area of the heart. We do include, you know, the fire numbers and numbers from the early
band after that. But it's more or less to The Mask is an incredible way of taking out the personality and leaving something else speaking to the audience. Allora, originariamente il ghost painting che usava veniva dal paganesimo, da culture medievali. Adesso e doveva illustrare quindi determinate cose che lui aveva in testa. Adesso si usa in una maniera un pochino più moderna e quindi è cambiato un pochino il concetto di quello che deve esprimere, però è sempre qualcosa che viene dal cuore. Volevo fare una domanda specifica sulla collaborazione con Klaus Schulze. Come è nata? How did you start your collaboration with Klaus Schulze? I was in a record company office and I saw three people sitting there with Stomo Yumashita, Klaus Schulze and one other person, and they were working together in a band called Go. And I had a quick word with Klaus, and he said, "Oh yes, I like what you do." And then I went to live in Africa, and when I got back, there was a telegram that had been chasing me around for about 2 months, saying, "Would I go and do a concert in Paris?" Yeah, in the inflatable hippodrome. They blow it up. And I did that, and from there came a 40-city tour and some albums and quite a... Ho fatto questa domanda perché Klaus Schulze è un esponente della musica elettronica tedesca, apparentemente molto distante dal... Si sono conosciuti in un ufficio della casa discografica dove c'era Schulze con altre 2 persone e lì è nata l'idea. Poi lui è andato a vivere in Africa per un po' e Schulze lo inseguiva praticamente per poter fare qualcosa con lui, finché alla fine hanno fatto un concerto insieme a Parigi e poi una tournée di 40 date e dei dischi insieme. Sotto altro nome, peraltro, non era sotto Arthur Brown. What was the moniker of your collaboration? What's the name of the band? Well, we did it under the name initially of Richard Van Fried, and also under the name of Klaus Schulze because it was his tours. Klaus Schulze e poi quell'altro nome un po' And then guest star Arthur Brown, E poi anche come lui come ospite all'interno del disco di Schulze. And on our first 40 city tour of Europe, he put a big mirror across the back of the stage, and then he played sitting facing the mirror, looking out, and he was dressed in white, and I stood at the front, and he told me I must not dance, I must not make the audience laugh, and he didn't want any Eastern music scales. So that was what he told me, and then we improvised all night. E a un certo punto Schulze suonava davanti a un grosso specchio e non voleva che lui danzasse, che facesse ridere la gente, quindi ha dovuto improvvisare completamente la performance. A proposito di collaborazioni, volevo che parlassimo un attimo del progetto Journey in Time, che vede protagonista Arthur Brown e Victor Peraino, dove è coinvolto anche un What about your collaboration with Victor Peraino? That you did some... Journey in Time. Journey in Time. Your record with Victor Peraino. Yeah. Yeah. Victor Peraino was our electronics man in Kingdom Come for the last year and a half, and he arrived in England, went to see Edgar Broughton, went round to his brother's house, Steve Broughton, and said he said, "I'm interested in electronic music." And so Steve Broughton said, "Well, you should go and see Arthur Brown." So he arrived at a concert we were doing, and the keyboard player had just left. So we needed some more sounds. And I said to him, "Have you ever played a synthesizer?" And he said, "No." I said, "Well, here's your chance." And so he had 15 minutes to learn where to... In those days, you put wires into a board, a patch board,
and then you moved a little joystick in 20 minutes, and I said, make some rhythms, and he never left. Dunque lui era stato indirizzato da un musicista comune a vedere i suoi concerti, perché aveva detto di essere interessato alla musica elettronica, e loro avevano perso il tastierista in quel periodo lì. Allora lui è salito, e anche se non sapeva praticamente come fare, lui insomma l'ha indirizzato, da lì in poi è rimasto, ha imparato ed è rimasto con loro, ed è nata la collaborazione. Non ha più avuto problemi con le performance sul palco, perché ha avuto problemi praticamente con la polizia a un certo momento. Adesso è tutto normale perché siamo in un periodo completamente evoluto. We understand you had some problems in the past with police about your performances. Is it all solved, or do you still have problems? Once. No. Maybe tonight. Well, the only problems I have is sometimes getting into countries. But other than that, no problems at all. No, ho avuto problemi solamente ad entrare in certe nazioni, solamente quello. Va bene, allora io direi che ringraziamo tantissimo Arthur Brown e non vediamo l'ora di vedere Arthur Brown e la sua band sul palco del main stage. See you. E credo ci sia, ecco, prima di congedarlo c'è un piccolo riconoscimento che vogliamo tributare a Arthur Brown, quindi chiamo il direttore del FIM Verdiano-Vera, che assegnerà il premio Legend of Art Rock. Ha chiesto one moment. Ora lo guardiamo tutti così vediamo cosa fissatelo tutti intensamente, mi raccomando. Ah no, sì. Indossa un altro vestito per l'occasione. Perché c'è la foto, quindi probabilmente vuole farsi la foto in una certa maniera. Sì. Oh yeah, man. Yeah, too much. That's more like it. Oh yeah. Eccolo! Vestito in un'altra maniera. È diverso. Adesso sì. Africano. FIM Award Legend of Art Rock for Arthur Brown. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Grazie anche a tutta la band. Thanks a lot.